Zelensky ha un nuovo piano per la pace, un nuovo piano geniale, direi, novità e geniale. Parte subito facendo vedere quanto ci tiene alla pace e mostra il suo livello di empatia. 4 minuti fa, pubblicata un'agenzia dove vengono riportate le dichiarazioni rilasciate in un video appunto da Zelensky in occasione del 35esimo anniversario della indipendenza dell'Ucraina. Zelensky, l'Ucraina sta trasformando i soldati russi in fertilizzante. Beh, allora sono rimasti ammaliati in Europa, così ammaliati che, ANSA, titolo, dall'Unione Europea altri 6,1 miliardi a Kiev. Poi c'è la riunione dei volenterosi, c'è anche quello nuovo britannico. Sono rimasti, diciamo, questo proprio, cioè, dobbiamo dargli altri 6 miliardi. Come facciamo a non darglieli? No? Non male come inizio giornata, oggi lunedì 24 agosto, no? Molti sono tornati al lavoro, la benzina è sempre 2,20 euro. Poi vediamo, ci mettiamo mano. Amatrice è sempre distrutta, oggi si ritrovano, fanno tutte le passerelle, tutto quanto. Hanno dato la colpa al super bonus, perché è in ritardo. Le Monde, l'Unione Europea annuncia una tranche di 6,1 miliardi di aiuti militari all'Ucraina. Un bel selfie di Zelensky con qualche rappresentante politico europeo mentre aspetta che arrivino gli altri. La Meloni si dovrebbe collegare telematicamente. Oggi a Kiev, questo chi è? Corriere? Sì. Oggi a Kiev il vertice dei volenterosi sul piano di pace messo a punto con UE e USA. UE. Piano di pace già accordato, E la festa per l'indipendenza. Drone su asilo nido. Sì, drone su asilo russo. 2 morti. Drone da chi viene? Su asilo russo, cioè che è un asilo russo in Ucraina? Non ho afferrato. Putin promette vendetta, risposta distruttiva, poi ammette i danni all'economia russa, ma questo deve... Appunto, selfie di Zelensky, celebrazioni. Si dimenticano di dire che il drone che ha causato i morti nell'asilo è ucraino, però sai come funziona. Sull'asilo russo il drone era ucraino, l'aggredito è l'aggressore, sai come funziona. Non è che, cioè, se Kiev colpisce i civili, lo fa per il loro bene. Che sia chiaro, Che sia chiaro. Sempre il Corriere. Code di 2 chilometri ai distributori di benzina. Armageddon del grano saraceno. Per la Russia, ovviamente, Così la guerra sta rovinando l'economia e la vita dei russi. È fatta. Abbiamo code di 2 chilometri ai distributori. Senza benzina. È fatta. Poi Zelensky nelle scorse ore ha negato il Nord Stream dicendo che no, non c'entriamo nulla. Ma quelli che hanno beccato sono ucraini. Non c'entriamo nulla, ha detto, col Nord Stream. Con la faccia come il rublo. Continuano a cercare di ripulire l'immagine del governo ucraino, che... anche se perde uomini e perde territori e subisce bombardamenti sulle infrastrutture, è sempre efficace nella guerra, sta lungo la strada per la vittoria. La corruzione non ne parliamo, quindi stiamo a posto. Il piano di pace geniale, dobbiamo parlarne, assolutamente è fondamentale. Grazie di essere qui come sempre a tutti quanti. Nuovo piano di pace, di nuovo, ancora, per l'ennesima volta, ogni volta che si trova in estrema difficoltà. È uno dei momenti peggiori questi, sia per quanto riguarda il fronte sia per quanto riguarda i bombardamenti. Però ce la incartano bene. ISV, l'Institute for the Study of War. Insospettabile, no? Secondo quanto riferito il 23 agosto, il presidente ucraino Zelensky ha presentato una proposta congiunta Ucraina, USA e Europa, quindi tutti e tre. A chi l'ha presentata? Alla Russia? Per porre fine alla guerra in Ucraina, che offre significative concessioni all'Ucraina. Pausa. Notare significative concessioni all'Ucraina. Probabilmente è un errore di traduzione. Nonostante Putin e altri funzionari del Cremlino continuino a rifiutarsi di scendere a compromessi su qualsiasi delle loro richieste principali. Chissà come mai. Ma chissà come mai.
Non è Zelensky che sta supplicando una tregua perché è in difficoltà e non ha i missili intercettori e subisce dei bombardamenti devastanti e perde territori al fronte. No, 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 no. No, 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 no. Assolutamente. Concessioni, se lo fanno lo linciano, se fa concessioni lo linciano, quindi no, niente concessioni. Cioè, la proposta è che chi sta vincendo la guerra deve ritirarsi e rinunciare a quello che stava ottenendo con la forza, diplomaticamente deve ottenere di meno e chi invece sta perdendo la guerra non deve cedere nulla. Ma non è fantastico? Zelensky. Queste sono idee condivise dagli americani, dagli europei, sono il risultato di colloqui conclusi tra Washington, noi e i russi. Incredibile sta cosa, oh. A mio avviso c'è qualcosa di realistico in tutto ciò. A quanto ne sappiamo, la parte americana ha già qualche idea su cosa. Cioè, se l'avete concordato. Voglio trovare il momento giusto per condividerle, li stiamo aspettando. Cioè, gli americani, poi oggi Witkoff e Kushner non ci sono andati, però è andata così. In cosa consiste questo piano, Vabbè, perché arriviamo al nocciolo. ISV sempre, perché bisogna andare dalle fonti quelle certe. Zelensky ha dichiarato il 23 agosto, ieri, che l'Ucraina ha elaborato una proposta di negoziale durante i colloqui con l'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Witkoff e Kushner. Quindi lui ha concordato, dice ISV, con questi due americani il piano, che delinea 3 priorità. Un piano semplice, 3 punti. Facile, facilissimo. Anche per un bambino delle elementari. 1. Un cessate il fuoco. No, non me lo sarei mai aspettato. No. È in difficoltà, sta supplicando una tregua? No. Prima un cessate il fuoco. Ma, punto. Poi, ritiro reciproco delle forze ucraine e russe dal fronte attuale, creando una fascia di rispetto, una fascia di rispetto. Aspetta. Con garanzie di sicurezza da parte dell'Unione Europea e della NATO, cioè con le truppe NATO a garantire la sicurezza lì? Al confine con la Russia? Cioè, l'Ucraina e la Russia, l'Ucraina armata da tutta l'Europa e quindi la NATO, e la Russia si devono ritirare dall'attuale linea di contatto e qui in mezzo ci mettiamo la NATO che arma l'Ucraina nella guerra contro la Russia. No. Oh! Beh, questa è... Io non saprei proprio come definirla una genialata del genere. No? Zelensky ha osservato che le parti statunitensi, bla 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 bla. Vabbè, poi c'è Repubblica, von der Leyen altri 6 miliardi... È stallo tra Kiev e Washington, nel giorno dell'indipendenza disertano Kushner e Witkoff. E niente, è andata così. Aspetta lì, adesso arrivano, vediamo. Il presidente finlandese, Stubb, ha detto che non sono venuti per un motivo, è colpa della Russia, in qualche modo. Perché? Perché non si recheranno a Kiev poiché ritiene che la questione principale dei negoziati risieda nella posizione della Russia. Questi due non è che non sono venuti perché, non è che stanno a fare la spola avanti e indietro Europa, Stati Uniti, ogni qualvolta che Zelensky si inventa un nuovo piano, sempre uguale al precedente, per la pace, che prevede praticamente nessuna concessione, perché se no lo linciano politicamente, ma serve una tregua e quindi supplica la tregua, ma non può fare concessioni e quindi è tutto un cane che si morde la coda. E quindi che fa? Presenta una cosa del genere che avrebbe fatto meglio ad andare a Mosca, sputare in faccia a Putin, avrebbe ottenuto probabilmente lo stesso risultato con la conseguenza che magari Putin si sarebbe incazzato di meno. Però è colpa della Russia, perché è la Russia che deve dimostrare, secondo Stubb, la volontà di instaurare la pace. Ma ciò non è ancora avvenuto. Quindi i due rappresentanti americani non si presentano a Kiev per le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, e nemmeno Trump, ovviamente, no, nessuno. Dopo che Zelensky aveva annunciato di aver concordato con loro un piano straordinario presentato non si sa bene a chi,
E il motivo è perché Mosca non accetta la pace. Riassumo l'idea geniale. L'idea geniale è che chi sta vincendo la guerra deve ritirarsi, bloccare tutto, ovviamente, cessate il fuoco subito, ritirarsi, rinunciare a una parte o a tutto quello che hanno ottenuto per ottenere meno di quello che otterrebbero con la forza. Nella zona cuscinetto ci metterebbero la NATO, che è il motivo principale per cui è iniziata la guerra nel 2022. È comunque un piano geniale, no? Zelensky ha dovuto sforzarsi, poi a malincuore ha dovuto accettare sti 6 miliardi europei che dicevo, vabbè, se proprio volete mandarli, io comunque ho il piano per la pace e questo è abbastanza chiaro, no? A qualcuno potrebbe passare in mente che tutto questo dimostri che Zelensky è disperato. No, non è così. Che ha bisogno di una tregua per riarmarsi. No. Almeno per i Patriot. No, non è così. Non è così. Lui vorrebbe fare delle concessioni, ma non le può fare perché ha l'iniziativa. Hanno ribaltato la situazione militare a favore di Kiev con i bombardamenti sul territorio russo. Non può fare concessioni. Quando mai chi sta vincendo la guerra fa delle concessioni? Se ci hanno detto che nel 2026 hanno ribaltato di tutto e ora è tutto a favore di Kiev e il ministro tedesco proprio ieri ha detto che è sulla strada della vittoria Kiev, non può fare concessioni. È naturale che in una proposta... Cioè io non capisco perché non sia corsa la Russia a Kiev a firmare. Dove si firma? Qui, subito. Mi ritiro, ti rido tutto, ci mettiamo la NATO dove avevo detto che non la accettavo e stiamo a posto. Beh, chi? No, cioè voglio dire... È la Russia che dovrebbe supplicare il negoziato, mica l'Ucraina. Volodymyr Zelensky, Le Monde, sta esercitando pressioni su Washington per l'imposizione di sanzioni alla Russia e per i missili Patriot. Secondo Zelensky, la Russia potrebbe produrre fino a 1300 missili balistici all'anno. L'agenzia TASS ha dichiarato che l'incontro e il viaggio di Witkoff e Kushner a Mosca è stato rinviato. Non prima della fine d'agosto. La Russia non ha fretta. Sembra non avere fretta per questo piano di pace fantasmagorico. Potrebbe lasciare intendere che abbia l'iniziativa. Però non vi sbagliate. In realtà abbiamo Trump, l'esempio di Trump che con l'Iran annunciava ogni 2 ore il negoziato che stava per firmare perché ovviamente l'Iran voleva firmare il negoziato dicendo che era l'Iran che ne aveva bisogno, non so se vi ricordate, cambiava ogni giorno l'accordo perché poi i punti poi invece dall'altra parte chiedevano sempre la stessa cosa, lui diceva che c'erano continui incontri, dall'altra parte dicevano no, piano. Sembrava che Trump volesse far intendere al mondo che aveva ottenuto qualcosa che in realtà non stava raggiungendo. E per Trump l'accordo era sempre imminente, per l'Iran invece, che non aveva fretta, perché aveva il coltello dalla parte del manico, ce l'ha ancora, era fermo sulle proprie posizioni. Sappiamo tutti come è andata a finire. Pazienza, dai. Grazie a tutti. Lasciate un like, lasciate un commento. Perdonatemi se non ho potuto rispondere a molti saluti nei commenti, cerco di farlo quando posso. Il tempo è limitato perché dedico molte ore alla produzione dei contenuti. Se apprezzate il lavoro che faccio potete sostenere il canale con un piccolo abbonamento su YouTube. Ci sono 3 livelli, scegliete quello che più vi aggrada, che più vi piace e che più ritenete opportuno per sostenere il canale che non ha sponsor. Grazie, al prossimo video.